Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI in cui andremo a replicare questa terza pagina del report Adventure Works in cui focalizziamo l'attenzione sui prodotti in questo caso. Quindi qui dalla tabella prodotti, ovviamente dalla tabella prodotti del set di dati che troviamo se andiamo qui nelle tabelle, che ovviamente è in relazione anche con altre tabelle. E da questa tabella ricaverò questa ulteriore tabella all'interno del report dove andrò a selezionare soltanto alcuni dei campi di quel set di dati e poi andrò a costruire un grafico ad istogramma. Quindi qua su metteremo tutte le categorie relative ad un prodotto, quindi la categoria, la sottocategoria, il modello, il tipo di prodotto, il colore, il prezzo di listino, il costo standard e il codice per la vendita poi su internet. E poi di qua, qui sotto nel grafico ad istogramma, vedremo le categorie nell'asse delle X e i prodotti nell'asse delle Y, quindi vedendo quanti prodotti ci sono all'interno del nostro set di dati per ciascuna categoria di prodotti. E quindi anche in questo caso andiamo a replicare una pagina con lo stesso nome, product, e andiamo, come abbiamo fatto precedentemente, a incollare di qua per vedere poi i campi da prendere senza doverci spostare. Quindi ho cliccato nel bianco per deselezionare tutto, vado a prendere una tabella vuota negli oggetti visivi e vediamo i campi che ci sono stati messi. Quindi io mi posiziono su quello che ho portato di qua. Abbiamo il campo colore, poi abbiamo il campo prodotti e come vedi qui non abbiamo il campo prodotti di prodotto nel senso di nome del prodotto, ma abbiamo i prodotti in relazione ovviamente ad una certa categoria. Quindi andiamo a inserire innanzitutto il colore. Quindi mettiamo il colore, poi mettiamo questo campo che se io mi posiziono qui sopra vedo essere paradox, cioè i paradox in relazione. Quindi anche qui vado a mettere questo campo. Come vedi sono venuti dei dati in relazione, non solo il prodotto, ma anche il modello e la sottocategoria. Io ho inserito un campo e ne sono venuti diversi, cioè quelli che nel sistema delle relazioni sono relazionati con la tabella prodotti. Poi dobbiamo mettere il prezzo di listino, il costo standard e il codice. Quindi andiamo su prezzo di listino, costo standard e il codice per la vendita su internet. Andiamo a allargare perché tutto si veda bene. Quindi mi posiziono qui, quando si vede comparire la croce si può spostare la colonna, facciamolo uguale a quest'altro, costo standard, no, qui mi sta allungando questo, quindi costo standard lo porto fino a qui e poi allungo un po' anche questo. Ecco, lo abbiamo fatto uguale. Andiamo a dare un minimo di formattazione a questa tabella, quindi andiamo a dire magari anche qualcosa in più di quello che avevo già fatto io. Quindi andiamo qui nelle intestazioni di colonna, diciamo innanzitutto che vogliamo vedere i titoli un po' più grandi, che li vogliamo vedere di questo colore, che li vogliamo vedere in grassetto, che li vogliamo vedere in corsivo. E poi andiamo in generale negli effetti,
colore di sfondo, non mettiamo nessun colore di sfondo, si potrebbe mettere anche un colore di sfondo alla tabella. Poi vogliamo sia il bordo dell'oggetto visivo che l'ombreggiatura. Il bordo dell'oggetto visivo lo vogliamo smussato e lo vogliamo di colore blu, e l'ombreggiatura invece la vogliamo di colore giallo, questo giallo opaco. Poi l'altra cosa che ho fatto in questa pagina di questo report è questo grafico ad istogramma, quindi lo vado a copiare, anche questo per il momento lo sovrappongo qui, chiedo a Power BI, dopo aver deselezionato tutto, di crearmi un grafico ad istogramma vuoto, e quindi qui ho messo soltanto due campi, ho messo, quindi selezioniamolo, ho messo, no, è quello sotto, quindi spostiamo un attimo se no non si vede, quindi qui ho messo nell'asse delle X i prodotti e nell'asse delle Y il prodotto, quindi andiamo qui, quindi qui ho messo i prodotti per far vedere le categorie, perché qui i prodotti sono in relazione alle categorie, e nell'asse delle Y metteremo il prodotto. Quindi andiamo a cancellare quello che io avevo già realizzato e che ho portato di qua per farti vedere come l'avevo fatto e per riprodurlo fedelmente. Quindi qui andiamo a dire innanzitutto che negli istogrammi vogliamo vedere le etichette dei dati, ecco che sono comparse le unità di accessori, di biciclette, questo non mi ricordo cosa vuol dire, componenti. Andiamo a scrivere qualcosa di meglio anche qui, prodotti soltanto, invece di tutto quello che c'è scritto, quindi andiamo nell'oggetto visivo, lì siamo nell'asse delle Y, andiamo nel titolo e ci scriviamo prodotti. Qui categorie ci può stare bene, conteggio di prodotti per categorie, questo ovviamente lo vogliamo cambiare, andiamo in generale, titolo, e scriviamo prodotti per categoria, anzi per far capire ancora meglio, numero di prodotti per categoria. Quindi abbiamo 35 tipi di accessori, 125 tipi di biciclette, eccetera. Poi il titolo, ovviamente, potremmo dire che lo vogliamo di questo colore e in grassetto e magari anche più grande. Come vedi, si può personalizzare qualsiasi aspetto, basta avere un po' di pazienza, andare a cercare in questi menu quello che si vuole fare, le voci sono molto chiare. E quindi anche qui abbiamo ottenuto un bel risultato dal punto di vista aziendale, perché io, se vado a cliccare sugli accessori, ora io qui nella lista, vedi qui categoria, avrò solo gli accessori. Se vado nelle biciclette, qui avrò solo le biciclette, posso vedere tutto il quadro dei dati delle biciclette, così come delle altre categorie di prodotti. Se mi posiziono qui in bike, vedo che mi si seleziona un tipo di bike. Ora questo è un dato poco significativo, questo è chiaro che l'ho selezionato uno e di bike qui me ne viene selezionata solo una. Però dal grafico è possibile selezionare solo l'elenco di tutto, soltanto una parte di tutto l'elenco, e quindi vedere, come ho detto prima, per esempio, soltanto le biciclette piuttosto che soltanto gli accessori. Quindi possiamo concludere qui questa lezione, e nella prossima lezione ci occuperemo di creare questa ulteriore pagina di questo report per quanto riguarda i rivenditori, quindi rivenditori per aree del mondo, per Stato e provincia. Poi andremo qui a scrivere in queste tabelle la città, lo Stato e la provincia, la regione del mondo, per poi far interagire le tabelle e i grafici ad istogramma tra loro. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!